Una donna si alza prima dell'alba. La casa è già sveglia. C'è chi macina il grano, chi prepara l'acqua, chi controlla i bambini. Lei si veste in fretta, sa che oggi verrà osservata. E non perché ha fatto qualcosa di straordinario, ma perché il suo corpo conta. Conta per chi vive con lei, conta per chi comanda la casa, conta per chi decide se potrà restare dove si trova. Un gesto sbagliato, una relazione non approvata, una gravidanza fuori posto e cambia tutto. Non solo i rapporti con gli altri, cambiano il cibo che riceve, il letto in cui dorme, le persone che può frequentare. Questo non è l'Egitto delle immagini patinate, non è fatto solo di amori liberi, donne potenti e scene leggere sui muri delle tombe. Quella è una parte, non è la vita quotidiana. Qui il sesso non è solo piacere, è reputazione, è controllo, è rischio. Nel video di oggi vedremo cosa succede davvero quando il desiderio entra nella vita reale, come vengono gestite le relazioni, cosa è tollerato e cosa no, chi paga quando qualcosa va storto. E non ci saranno racconti romantici, ma solo fatti concreti e corpi veri. Quando pensiamo alla sessualità nell'antico Egitto, immaginiamo scene leggere, uomini e donne raffigurati insieme, corpi vicini, gesti intimi sui rilievi, un'idea di libertà naturale quasi modernizzata. Ma quelle immagini non raccontano la giornata di una persona qualunque, raccontano un ideale, ma non la routine. Nella vita reale la sessualità era legata alla casa, al lavoro, alla sopravvivenza. Una relazione non era solo un fatto tra due persone, coinvolgeva chi portava il cibo, chi possedeva la terra, chi decideva chi restava e chi no. Per una donna comune, una donna qualunque, avere rapporti significava esporsi a conseguenze ben precise. Una gravidanza non era solo una nascita, era una bocca in più da nutrire. Un corpo che per mesi lavorava molto meno. E la fertilità non era un simbolo astratto, era una condizione pratica. Essere fertili significava poter dare figli che sopravvivessero, figli che aiutassero nei campi, che portassero acqua e che garantissero continuità alla casa. Mentre invece una donna senza figli non veniva guardata con curiosità romantica, ma veniva osservata con molta attenzione, perché non stava svolgendo una funzione prevista, una funzione attesa. Anche per gli uomini la sessualità non era separata dal lavoro. Avere figli voleva dire mani future, avere eredi voleva dire non perdere ciò che si possedeva. Il desiderio esisteva, ma non decideva da solo. Ogni rapporto aveva un suo peso specifico, ogni gravidanza cambiava gli equilibri ed ogni voce poteva modificare una reputazione. La fertilità nella quotidianità non era un dono poetico, ma era più che altro una responsabilità continua da gestire tutti i giorni. I matrimoni non venivano decisi da chi si sposava, per esempio, venivano decisi da chi gestiva la casa, quindi dai padri, madri, parenti più anziani. La scelta seguiva criteri ben pratici. Chi poteva lavorare, chi poteva portare risorse, chi non creava problemi. L'unione serviva a stabilizzare una situazione, a garantire continuità e ad evitare soprattutto conflitti interni. L'età non era quella che immaginiamo oggi. Le unioni iniziavano veramente molto presto, quando il corpo era già considerato in grado di produrre figli e non quando una persona era pronta a scegliere. Per una ragazza questo significava entrare in una nuova casa molto ma molto giovane, cambiare spazio, cambiare delle regole e cambiare i rapporti. Il passaggio era molto rapido, non prevedeva lunghe preparazioni. La vita quotidiana doveva andare avanti
e difatti continuava. Per un uomo l'unione significava assumere delle responsabilità ben precise: mantenere la casa, gestire il lavoro, garantire cibo. Queste pratiche non venivano messe assolutamente in discussione. Erano normali perché? Perché funzionavano. Una casa senza figli, per esempio, perdeva forza. Una casa senza unione stabile perdeva ordine. Non era accettabile. Le persone crescevano vedendo questo schema ovunque. Nella famiglia d'origine, nelle case vicine, nei campi. E chi entrava in un matrimonio sapeva cosa ci si aspettava. Ma non perché qualcuno lo dovesse spiegare, ma perché lo aveva visto accadere decine di altre volte. Le conseguenze erano immediate. Una persona sposata cambiava status, quindi cambiano i compiti e cambiano di conseguenza le responsabilità. Una ragazza non era più solamente figlia ed un uomo non era solo un semplice lavoratore. Il matrimonio non prometteva felicità, prometteva stabilità. Questa era la cosa più importante. E per chi viveva in quell'ambiente, la stabilità era ciò che permetteva di andare avanti ogni singolo giorno. Molte cose non venivano registrate, ma non perché non accadessero, ma perché non producevano degli effetti rilevanti per chi teneva i conti della casa. Per esempio, le liti interne, le pressioni quotidiane, i rapporti forzati all'interno delle mura domestiche, tutto questo restava fuori dai documenti. Non era pertinente, non era importante. Se una situazione non alterava il lavoro, la discendenza, le risorse, non diventava un problema ufficiale, restava confinato nello spazio privato. Questo permetteva quindi molta libertà di fare determinate cose. E chi non aveva voce erano soprattutto le persone senza posizione, quindi donne giovani, le serve, gli schiavi. La loro esperienza non veniva raccontata, non veniva nemmeno richiesta. Non veniva fissata sui supporti duraturi. Un gesto subito senza testimoni non lasciava alcuna traccia. Ed una relazione imposta non cambiava lo stato di una casa. Una gravidanza non riconosciuta veniva assorbita nel silenzio più totale. La violenza comunque non era invisibile perché rara, era invisibile perché non disturbava l'ordine esterno. Occhio che non vede, cuore che non duole. Ciò che contava era la continuità. Chi lavorava continuava a lavorare. Chi produceva continuava a produrre. Molto semplice. Se una persona restava funzionale, la sua esperienza non richiedeva intervento. Non veniva nemmeno nominata. Ed anche quando una situazione era nota a tutti, poteva non emergere. La vicinanza delle case non significava intervento certo, intervento immediato. L'abitudine riduceva l'attenzione. Le persone infatti imparavano molto presto cosa valeva la pena dire e cosa no, ma non per paura, ma per osservazione. Si vedeva cosa veniva ascoltato e si vedeva cosa veniva ignorato. Il risultato infatti è una documentazione parziale, cioè ricca di ciò che riguarda i beni, le unioni riconosciute, la discendenza certa, povera di tutto ciò che avveniva invece ai margini. Non era di interesse. Questo però non significa che quelle esperienze non abbiano contato, tutt'altro, significa che non erano considerate, come detto, rilevanti. Ed è per questo che oggi vediamo solo una parte, quella che lasciava segni utili a chi scriveva e chi poteva quindi tramandare. Dunque il controllo del comportamento sessuale non passava da un'unica autorità visibile, passava dalle persone che gestivano la vita quotidiana. Un padre decideva cosa era accettabile per una figlia, un marito controllava i movimenti della moglie, un capofamiglia stabiliva chi poteva entrare e chi no dentro casa. Una donna giovane non si muoveva da sola senza essere notata. I vicini vedevano, i parenti sapevano e le voci circolavano rapidissimamente. Per un uomo invece adulto la situazione cambiava radicalmente. Poteva frequentare altri spazi,
poteva avere relazioni che non cambiavano il suo posto nella casa, il suo lavoro, la sua posizione rimanevano stabili. Per una donna invece uscire dai limiti aveva delle conseguenze immediate. Una relazione non approvata poteva portare a che cosa? All'allontanamento dalla casa. Una gravidanza non riconosciuta cambiava il modo in cui la stessa veniva trattata. In alcuni casi veniva rimandata alla famiglia d'origine, in altri restava, ma perdeva accesso alle risorse migliori, quindi meno cibo e meno protezione. Il controllo non aveva bisogno di interventi continui. Funzionava perché le conseguenze erano ben note. Se una ragazza veniva vista con la persona sbagliata, il matrimonio poteva saltare. Se una donna sposata creava sospetti, la sua posizione diventava fragile. Gli uomini invece che superavano certi limiti potevano essere richiamati, ma raramente perdevano tutto. Cioè la casa continuava a dipendere dal loro lavoro. La differenza quindi era pratica. In poche parole, chi portava risorse aveva più margine e aveva più possibilità di fare. Uscire dai limiti però non portava sempre a una punizione visibile, spesso portava ad un cambiamento molto lento. C'era meno fiducia, meno supporto, insomma, il comportamento sessuale veniva così regolato senza bisogno di forza costante. Bastava sapere cosa succedeva a chi sbagliava. Raccontare solo il lato fertile della sessualità egizia dà però un'immagine incompleta, mostra solo ciò che funzionava e nasconde ciò che restava però ai margini. La fertilità era visibile perché produceva risultati misurabili, quindi figli, continuità, forza lavoro, quindi anche dei risultati tangibili. Tutto il resto tendeva, un po' a scomparire. Le relazioni che non portavano discendenza, le unioni instabili, le esperienze che non lasciavano tracce utili. Ecco, questo non rende quella realtà semplice, la rende molto selettiva. E la sessualità non era solo una fonte di vita, era anche una fonte di squilibrio. Per questo veniva osservata, indirizzata, contenuta. Non si trattava di esaltare o reprimere, si trattava di cosa? Di far funzionare la casa, il campo e la linea familiare, nient'altro. Chi rientrava in questo schema trovava un posto riconosciuto. Chi restava fuori viveva in spazi molto meno visibili. Questo però non significa che mancassero affetti o legami personali, attenzione. Significa che però non erano il criterio principale. Il racconto moderno tende spesso ad isolare immagini rassicuranti, quindi corpi giovani, coppie serene, simboli di abbondanza, ma quella è solamente una parte ed è anche la più facile da trasmettere. Guardare anche il resto non serve a giudicare, serve però a capire come venivano gestite le relazioni reali, con i loro effetti concreti. E quindi questo modo di organizzare la sessualità non appartiene però solo all'Egitto. Ricompare in forme diverse in altri luoghi, in altri periodi. Difatti, nei capitoli successivi andremo poi a vedere con altri popoli che questi schemi cambiano quando il potere si sposta fuori dalla casa e diventa legge scritta. Bene amici, anche per oggi giungiamo a conclusione di questo video che spero sia stato di vostro gradimento. Che dire ragazzi, iscrivetevi, mettete un bel pollice in su, commentate, fatemi sapere, sono molto contento di leggere i vostri commenti anche perché sto ricevendo parecchi commenti molto ma molto costruttivi e difatti ho molto piacere a rispondere, quindi continuate e cerchiamo di creare questa community il più forte possibile. Noi ci vediamo sicuramente al prossimo episodio che tratterà ancora una volta gli egizi, ma da un altro punto, di vista. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.